In questo video ti spiego con un esempio super pratico perché nel tuo home studio non acusticamente trattato devi usare un microfono dinamico e non a condensatore. Dunque, in questo video voglio fare un po' di chiarezza, ma soprattutto voglio darti un po' di dettagli, perché dal mio punto di vista, ma voglio che tu lo ascolti con le cuffie attentamente questo video, voglio che tu capisca perché in uno studio, nel tuo home studio, nella tua stanzetta, nel garage, nel posto dove registri i tuoi podcast, un posto non acusticamente trattato, perché non puoi trattarlo acusticamente, o perché non vuoi, o perché chissà quale motivo, ti conviene usare un microfono dinamico e non a condensatore. Ok? Sei pronto? Partiamo con questo test. Allora, in questo momento io sto usando una schifezza di microfono che è il Neewer NV700. Ok? Un microfono XLR. Non ci importa adesso che tipo di microfono è. Sto entrando, ma te lo dico giusto per curiosità, dentro una M-Audio 192.6 che ha dei preamplificatori super silenziosi. Questo è importante da capire. Ok, il test che voglio fare qual è? Davanti a me, l'ho già detto in diversi video, ma voglio ripeterlo perché in questo caso serve, c'è una luce gigantesca da 1,20 m di diametro, è enorme, e 90 cm di profondità, quindi puoi immaginare quanto è enorme questa luce e quanto ho sbagliato a comprarla nel mio studio, perché lo studio è molto piccolo, quindi la cosa più grande che c'è nello studio, più della stanza stessa, è sto coso. Ora, questa luce, essendo potente, ha una ventola al suo interno e questa ventola si fa sentire. Ora, voglio avvicinare il microfono alla luce per farti sentire un po' il rumore che si sente orientando il microfono. Ascolta un attimo. Ok, quindi io in fase di post-produzione del video ovviamente regolerò i volumi a meno 14 lufs, quindi tirerò un po' su tutto e questo rumore lo sentirai molto preponderante all'interno dell'audio, perciò sono stato in silenzio mentre ti facevo ascoltare questo. Adesso in questo video io non inserirò il voice isolation, cioè quel plugin basato sull'intelligenza artificiale di Final Cut Pro X, il programma che uso per montare i video, che in automatico, puoi scegliere la regolazione da 0 a 100, in automatico elimina tutto ciò che non è la voce. È una funzionalità pazzesca, meravigliosa, incredibile, perché non taglia la voce, ma taglia soltanto tutto ciò che non è voce. Pazzesco. Ora, in questo video non lo farò, quindi la voce pulita, così come entra dentro questo microfono, va a finire a scheda audio e va nel mio computer dentro Reaper. Benissimo. Quello che voglio farti sentire è che questo microfono è un microfono a condensatore. Il pattern polare è cardioide, ok? Quindi prende soprattutto davanti, di lato un po' meno e dietro quasi niente. Ok? Quindi io sto parlando, ma tu in sottofondo senti questo fastidiosissimo rumore. Va bene? Ora io che cosa voglio fare? Voglio dimostrarti che con l'ausilio di quest'altro microfono, che è un microfono dinamico, Behringer XM8005, che conosci benissimo, anche questo col pattern polare cardioide, quindi due microfoni entrambi col pattern polare cardioide, uno dinamico, uno a condensatore. Adesso sostituisco il Neewer con questo, eliminando ovviamente la Phantom a 48 volt, e ti faccio sentire come questo microfono qui, ma non perché è il Behringer, perché questo è economico e questo è economico, ma perché il dinamico rigetta maggiormente sto casino che si sente in sottofondo. Ok? Faccio un attimo il cambio di microfono, ma abbasso il volume per non farti sanguinare le orecchie. Aspetta lì. Ok, in questo momento, sto guardando sempre il computer se non vado in picco, in questo momento ho aggiunto il microfono Behringer XM8005, un microfono con, come ti dicevo prima, pattern polare cardioide, quindi uguale al Neewer NV700, ma questo è un microfono dinamico. Io sto parlando e tu sentirai molto meno il rumore di fondo proveniente dalla ventola della luce. Ora, questo esempio è basato sul rumore di fondo della ventola della luce, ma vale per qualsiasi cosa, per le persone che parlano fuori dalla finestra, il traffico, la vicina che ha acceso la lavastoviglie, il cane che ti abbaia fuori la porta, qualsiasi tipo di rumore. Certo, questo non è il microfono che fa miracoli,
non tanto questo, ma la tipologia di microfono dinamico non è il microfono che fa miracoli, quindi elimina tutti i rumori non voluti. Semplicemente è meno sensibile e quindi assorbe meno questi volumi. Ora provo a posizionare il microfono come ho fatto prima col Neewer lì vicino alla luce. Ok, quindi entrambi i microfoni verranno in fase di post-produzione, entrambi i microfoni verranno regolati a meno 14 lufs, quindi avranno lo stesso livello di volume, ok? Quindi quello che sentirai è appunto quanto i due microfoni assorbono dei rumori di fondo, sia quando ovviamente li oriento verso la fonte del rumore, ma anche mentre io sto parlando, ok? Questo era un video abbastanza breve, volevo farti sentire e ti chiedo di, nel caso tu non l'abbia fatto, di mettere le cuffie e riguardare il video dall'inizio, perché è fondamentale che tu l'ascolti con le cuffie. E in questo caso, se hai delle cuffie buone, è meglio. Questo non è un podcast che puoi ascoltare anche con gli auricolari tranquillamente, è un test audio, per cui ti servono delle cuffie, meglio se sono buone, ma se sono economiche va bene lo stesso. L'importante è che tu riesci ad ascoltare con attenzione, ok? Quindi volevo dimostrarti ancora una volta che dentro uno studio, perché spesso mi chiedono, una delle domande che mi fanno di più è quella: ma mi conviene comprare un microfono a condensatore nel mio studio non trattato? No! La risposta è no. Ma sai cosa c'è? Che le persone spesso pensano, spero che tu che mi stai guardando non la pensi così, ma le persone pensano spesso che il microfono dinamico è il fratello scemo del microfono. Il microfono a condensatore è il microfono. Il microfono dinamico è un microfono di serie B. Non è assolutamente così. Sono entrambi microfoni, ma servono a due cose diverse. Ok? Sono entrambi validi, entrambi due strumenti, ma vanno utilizzati in contesti diversi. Ok? Quindi hai uno studio non trattato acusticamente? Dinamico, per forza, se non mi arrabbio, dinamico, per forza. Non usare il microfono a condensatore, perché ti porta su tutta la schifezza che c'hai nella stanza, come dicevo prima, qualsiasi tipo di rumore. Quindi, per favore, per il bene del tuo pubblico e del tuo podcast o della tua registrazione, del tuo progetto, di quello che ti pare, nel tuo studio non acusticamente trattato, utilizza un microfono dinamico. Poi possiamo chiederci: perché non stai trattando acusticamente il tuo studio? Perché non puoi o perché non vuoi? Perché quei soldi che hai, anche pochi, li vuoi investire in strumenti piuttosto che in una cosa che vale molto di più rispetto agli strumenti, in termini proprio di resa? È un problema tuo, perché l'80% del tuo budget deve essere investito in trattamento acustico della stanza, il 20% in strumenti. Stop, questa è la mia legge. No, a parte gli scherzi, non voglio importi questa cosa, ma è così, perché in una stanza acusticamente trattata, anche un microfono come questo sembra un microfono pazzesco, anche questo sembra un microfono pazzesco se lo usi in una stanza acusticamente trattata. Ok, quindi a maggior ragione se ti compri un super microfono tipo il Neumann, spendi 3.000 e qualcosa euro, torni a casa tutto felice e ti accorgi che fa più schifo rispetto al Neewer NV700. Perché? Perché è un super microfono il Neumann e quindi prende non solo la signora a fianco, sopra, sotto e fuori la finestra, ma anche quelli nel paese vicino. Ok? Anche quelli che stanno passando con l'aereo e stanno parlando tra di loro in aereo. Ok? Quindi mi raccomando, per il tuo bene, per la tua registrazione, il tuo pubblico, il tuo podcast, quello che ti pare, in uno studio non acusticamente trattato, usa solo ed esclusivamente un microfono dinamico. Ma, se vuoi saperla tutta, la prima cosa da fare è trattare acusticamente il tuo studio. Ok? La prima, unica cosa da fare. Unica. Poi dopo c'è tutto il resto. Va bene? Basta, mi sono dilungato troppo su questo argomento e niente, ti ringrazio per aver guardato questo video. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro video. Nel frattempo, se ti va, commenta, condividi, metti like, campanelle, quello che ti pare, va bene? Ciao, buona registrazione col microfono.